Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi per la playlist Meccanica Amica effettueremo il tagliando completo di questa splendida Ford Fiesta 1000 EcoBoost da 95 cavalli ST-Line del 2021. La prima cosa che consiglio di fare, ma questo vale per ogni autovettura, è quella di svuotare l'olio esausto dal motore, in modo che mentre facciamo le altre operazioni ne scenderà il più possibile. Andiamo quindi a rimuovere la protezione sotto motore. Per farlo dobbiamo sfidare 6 Victorinox T30 e dobbiamo rimuovere 2 clip in plastica. Consiglio di rimuovere prima le clip. Rimuovete la protezione motore premendola prima verso il posteriore della macchina, poi abbassate e tirate verso di voi. Sganciate la stina del controllo livello olio per un miglior deflusso. Per tritare il bullone della coppa dell'olio servirà una chiave a bussola da 14 mm. Il filtro dell'olio è in posizione abbastanza scomoda, si trova qui in mezzo ai manicotti del radiatore. È del vecchio tipo, tutto in lamiera, quindi se non avete una chiave a tazza specifica basterà usare una chiave universale smontafiltro. Allentatelo leggermente, quando vedete la prima goccia di olio che esce togliete la chiave e giratelo a mano in modo da controllare voi il deflusso dell'olio, altrimenti farete un disastro su tutto l'avantreno della macchina, poiché l'uscita dell'olio è frontale, quindi dietro il radiatore. Terminato il deflusso dell'olio, pulite bene con uno sgrassatore per motori. Oliate sempre la guarnizione prima del montaggio. Prima di installare il nuovo filtro dell'olio cercate sempre su di esso se è riportata la coppia di serraggio. In genere per questa tipologia di filtri spazia tra i 10 e i 25 Nm, quindi non vanno assolutamente tirati a morte. Per il bullone della coppa dell'olio vale lo stesso principio, qui però la coppia è più alta, siamo nell'ordine dei 35-40 mm. Rimuovo il coprimotore semplicemente per pulirlo, non è ora di cambiare le candele in quest'auto. Mi raccomando, nella rimozione molta attenzione, questo qui è in schiuma, non è in plastica, quindi si potrebbe strappare. Alzatelo dai lati, poi infilate la mano sotto e cercate dove sono gli agganci, con molta cautela. Possiamo rifornire ora col nuovo olio motore, tenendo presente che avendo smontato il filtro dell'olio ne saranno necessari circa 4,8 litri a seconda del completo o meno svuotamento del vecchio olio esausto. Procediamo quindi in due fasi. Mettiamo 4,5 litri, richiudiamo la stina e il tappo dell'olio, accendiamo la macchina, acceleriamo un po', diamo delle piccole accelerate, ricontrolliamo il livello dell'olio quando si deve ricaricare il circuito, si deve riempire il filtro dell'olio e mettiamo l'olio mancante. Dopodiché ricontrolliamo il livello e verifichiamo che sia corretto. Tenete presente che la stina tra la tacca del minimo e la tacca del massimo indica 1 litro d'olio. Molto semplice la sostituzione del filtro dell'aria a pannello su questa auto. Per prima cosa rimuoviamo lo spinotto del sensore MAF e la clip che vincola il cavo dello spinotto alla scatola filtro. Andiamo ad aprire quindi le due clip metalliche che tengono il coperchio della scatola. Facciamo scorrere il coperchio verso il gruppo ottico lato guida e lo solleviamo. Tenendo ben lontano il coperchio della scatola filtro, soffiamo con il compressore, rimuoviamo tutta la sporcizia che sta all'interno della parte inferiore. Montiamo quindi il nuovo filtro dell'aria e procediamo a rimontare tutto con il procedimento inverso allo smontaggio. Prima di richiudere il tutto controlliamo dal filtro dell'olio e dal tappo della coppa dell'olio che non ci siano trasudi. Rimontiamo quindi la copertura sotto motore, la inseriamo prima sulla parte frontale, poi curvandola leggermente facciamo entrare l'asola d'incastro sulla parte posteriore.
Se come me utilizzate un avvitatore per rimettere le viti e la coppia di serraggio, tenetela bassa. Quando le avremo rimesse tutte quante controlleremo immediato a mano il livello di serraggio. Parlando in numeri, anche queste stanno sull'ordine dei 10 Nm. Non dimenticate ovviamente le 2 clip in plastica. Non ci rimane quindi che procedere alla sostituzione del filtro abitacolo. Lo troviamo nella parte sinistra del poggiapiedi del passeggero anteriore. Dopo aver rimosso il tappo e la vite Torx T30, prendiamo la plastica con 2 mani, la alziamo nella parte inferiore e la facciamo scorrere verso l'anteriore dell'autovettura. Togliamo quindi le 4 Torx T20 che tengono il tappo per poi sollevarlo dalla parte bassa e rimuoverlo. Sfiliamo quindi il vecchio filtro aria. Soffiamo l'interno della scatola filtro con il compressore. Procediamo all'installazione del nuovo filtro. Rimontiamo quindi il tutto con il procedimento inverso. Per concludere effettuiamo il reset del service. Molto semplice su quest'auto, lo facciamo attraverso il quadro strumenti. Accendiamo il quadro, eliminiamo con il tasto OK i messaggi di informazione. Cerchiamo impostazioni, premiamo OK. Informazioni e premiamo OK. Durata dell'olio, premiamo OK. Teniamo premuto il tasto OK fino a che termina il countdown. Grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i successivi contenuti. Ciao a tutti!